Salimbeni e come di consuetudine benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici digitali. Come vedete, scuso per il rumore, oggi mi trovo presso un traghetto della navigazione laghi, sto attraversando il lago Maggiore per andare a trovare nuovamente Marco Lucchini di Domodossola. Non so ancora che cosa mi farà vedere Marco, so solo che sto per riconsegnare gli Swarovski ATX e quindi se volete sempre rimanere aggiornati sul mondo degli strumenti ottici digitali e ovviamente in questo caso visitare un'altra volta uno dei più forniti negozi di strumenti ottici presenti in Italia, iscrivetevi a questo canale, sedetevi comodi e ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Ragazzi, allora io sono arrivato in negozio da Marco. Ciao Marco. Ciao, vedete il sorriso? C'è una ragione. Vedete il sorriso? Io non vi faccio vedere la lacrimuccia perché svelo finalmente chi è il nuovo proprietario del Dr. Aspecten 40 ID che era mio. Del gioiello Dr. Aspecten. Ecco, infila il dito nella piaga. Eccolo qua. È uno strumento bellissimo, eh. Oh, ti piace Marco? Insomma, l'avevo ben tenuto, ho fatto anche pochissime osservazioni con questo. Dico la verità, lo conosco bene anche perché un annetto fa me ne era capitato uno, anche lui perfetto, e l'avevo però rivenduto. Però un mio cliente storico gliel'avevo dato volentieri. Tra l'altro era una cifra più bassa. Ai. Però fa niente. Però mi era rimasto un po' qua. Questo qua è anche il fatto che è stato del Pierre, che uno, soprattutto per quello, è la versione tra l'altro con la valigia morbida. Sì, è una delle ultime questa. L'altra è bella, quella rigida, però questa qua è più utilizzabile. È uno degli ultimi prodotti, perché mi spiegava che lui nel tempo ne ha avuti diversi di questi. Questo è il terzo, mi sembra. E se ben ricordo, il signor Doctor gliel'ha provato personalmente, visto che lui... Sì, mi aveva contattato Susan Adam, che all'epoca era manager. Me li avevano scelti insomma 2 o 3, mi avevano dato il più performante, che poi alla fine bene o male ne avevamo già comprati 3 all'epoca, gli standard erano elevatissimi. Su questi oggetti particolari, bellissimi e utilizzabili anche vintage, a me li valorizzo di più se hanno una storia. Tipo questo che è stato usato più volte dal Pierre, il fatto che il dottor Doctor gliel'ha guardato, il fatto della matricola che è uno dei... È il numero 7 questo. È il numero 7. Dopo questo ne hanno fatti, si presume, altri 13. Poi basta, hanno smesso la produzione. Quindi è proprio uno degli ultimi. Poi è tenuto bene, sono molto contento. Tenuto bene sicuramente. Guardate il Pierre a cosa arriva a fare. Io per non rimanere la piastrina per non rovinare sotto. Ogni tanto la cambio. Questo qua è sintomo di attenzione, di riguardo per gli strumenti. È veramente comoda. Vieni che ti faccio vedere sempre. Va bene, io lo saluto, bacino, stai qua con lo zio Luca e con lo zio Marco. Saluta papà, ciao. Sempre parlando di cose bellissime ma costose legate ai Leylander, guardavo che negli anni mi era rimasta qua. Allora, io tengo sempre in casa un Highlander, ne tengo una alla volta. Con gli oculari da 30 ho in casa anche gli oculari da 50. Ho messo in ordine i 21, il cavalletto originale che non avevo, invece questa qua ce l'avevo in casa da... Bella questa testa. Sai che allora me l'avevano proposta adesso, però già tutto il pacchetto Kowa sono 7.500 con gli oculari. Sì. Poi vabbè, magari un filino di sconto, mi tratteranno un po' bene. Mi aveva proposto anche questa che è un gioiellino. Lo sai a Vestire Italia cos'è? 1.500-1.600? 1.580. Sì, ho visto. Infatti l'ho detto, adesso non posso. Magari negli anni successivi prenderò, se no la ritirerò. Sabato avevo qua Luca e gli faccio, guarda, ho in casa una testa, gli ho detto la cifra, ma no, non può essere. Poi però ho iniziato a guardarla, fa... Ah no, però delle sfere fatta così. Bene, lo immagino il Luca. Delle sfere così, come si aggancia qua. Che rimuginava, quello è bello. Diceva, sì, in effetti il costo c'è. Però è una cosa speciale. Sai che esiste la versione clone fatta da Matsumoto? Sì? Ora non so se le produce ancora, la vendeva a $550. In nera, colore nero però molto più piccola,
Si sgancia proprio direttamente alla basetta. Sono già andato a leggermi le istruzioni perché non me le ricordavo. Si sgancia la basetta sotto eccolo qua. Qua sotto. Sì. Sono 4 brugole. Si leva e si mette qua al suo posto. Poi Dopodiché rimane agganciato, tu ti sposti il cavalletto. Quando arrivi, in un secondo la metti su. Quindi tu delle Lander praticamente hai tutto. Hai gli oculari, hai anche la montatura. Le cose che hanno a listino, sì. Poi però mi sono accorto che Auriga ha un bel listino, è abbastanza completo. Però non ha tutte le cose. A volte chiamano in Germania, magari c'è qualche accessorio. Bello anche questo, nuovo. Per esempio i filtri. Sì, ne vendo circa 1 o 2 all'anno. Ecco. Insomma, comunque un po'. A volte qualche cliente mi chiede, sì, però quello è stato esposto. Però credetemi, le cose esposte ci sto ben attento. Vedi, quello che ho notato l'altro giorno con Corrado, i nuovi Kowa hanno proprio un trattamento antiriflesso differente. Sì. Guarda, non ci vediamo il viso, Invece in quello che ha Corrado di 20 anni fa, del Fabione, che era la fluorite minerale, questo è fluorite monocristallo coltivata in laboratorio, pare che sia più pura, adesso ti spiego, e il trattamento è superiore, ma di tanto qua. Sì. Sarà molto più luminoso. La grossa differenza, appunto, ogni tanto variano i trattamenti, c'è anche quel trattamento qua, addirittura se prendi un pannarello io evito. Il KR. Il pennarello lo pulisci. Dai con l'uniposta. L'aveva fatto il Valerio, il Zuffi? Zuffi, con una cosa un po' più economica del suo campionario, e io l'ho lasciato fare un annetto fa col filmato. Però col suo, le cose che tengo io, appunto, potete fidarvi che sono nuove di pacca, anche se sono state magari esposte. Ma è fermo lì, anzi prende aria, è meglio che stia magari nella scatola. Piuttosto di fartelo arrivare da via, che non si sa mai bene, capito? Magari nella spedizione è stato preso qualche botta, così qua della collimazione io ho il collimatore. Poi tu appunto hai il collimatore. Sei sicuro che sono robusti, però sai. Ma ho visto che hai cambiato un po' l'esposizione qua, giusto? Questo forse ogni tanto giro hai messo. Guardi i diaframmi, che poi mi hanno chiamato, mi hanno chiesti, Mi hanno chiesto informazioni sui diaframmi. Praticamente non è che ho trovato proprio una ditta, me li fa un pensionato di qua. Perciò tendo a chi mi compra lo strumento a darlo ai miei clienti. Comunque Marco, al poligono a mezzogiorno, quando avevo il 115, i fori a 300 metri con diciamo così il diaframma cambia, si vedevano i fori. Proprio scendeva il miraggio. Non ci hanno pensato loro a farlo. Perché dopo non compri l'85, non compri il 95. Sì. Ecco, la serie ATX è quello. Mi è piaciuto il tuo video perché hai ben specificato questa cosa qua. Grazie. È un sistema modulare. Generalmente io vedo l'ideale, non so, uno parte con l'85, il 90, addirittura il 115, quindi c'è pesante. Ti prendi lo secondo tempo il 65, che se guardi costa 1.000 euro di listino. Non è poco, ma parlando di questa strumentazione. Tra le altre cose sono rimasto impressionato dalla resa diurna su quella garzetta, perché di giorno ti dico non ci sono tantissime differenze con diametri maggiori, e poi vedevo gli orologi a 4 km con in mezzo il lago Maggiore alle 10:30 ad agosto, e si vedeva bene l'orologio perché il diametro è piccolo ma è nitido. Sì. Guarda, me la appoggi lì il racconto. Chi è venuto in negozio se l'è già sentito, alcuni, quando si parlano di queste cose. Quando hanno presentato anni fa il 115 ci hanno spiegato che avremmo poi visto anche nel pomeriggio questo obiettivo in una sala riunioni, e spiegano tutto, che veramente è bellissimo. Il costo di fare le lenti più grosse è molto più costoso che fare quelle piccole per una serie di ragioni. Ci parlano di diverse cose. Dopodiché tutti danno per appurato, anche gli altri negozianti, che il diametro più grosso a questo punto è sempre meglio. Io faccio l'osservazione di dire sì, però quando l'aria è sporca, c'è questo fumo di calore che arriva, i diametri più piccoli è meglio. Avete pensato a un diaframma? E anche gli ingegneri che ci parlavano, veramente sono ingegneri molto specifici, preparati su alcune cose, non hanno una visione più ampia. Non mi ha dato tanto retta. Il pomeriggio usciamo, era l'una, erano piazzati questi strumenti con vari diametri ATX, 85, 115, appunto ce n'erano di più, e anche il 65, per guardare in un cannetto. Nel cannetto, in effetti, all'ombra, il 115 era meglio, eravamo a circa 300 metri. E io non ci pensavo più alla discussione avuta al mattino.
È venuto questo ingegnere col traduttore a dirmi che avevo ragione, perché in lontananza 3 km c'era un campanile appunto con l'orologio, e col 115 l'ora non la leggevi, e con sia un 65 che un 85 la potevi leggere. Sì, ma infatti anche lui che era un ingegnere non la sapeva bene. Tu sei più pratico di esperienza, ecco, magari era fissato sul progetto sul sistema di cose. Comunque guarda, li avevo tutti e due i moduli, 115 e il 65. Al poligono quasi alla fine di giorno preferivo avere 65, perché era sempre costante nella resa a mezzogiorno. In base all'utilizzo. Un altro cliente invece è venuto, un fotografo, da quanto ho capito era professionista, mi ha comprato tutto il kit, veramente ha fatto una spesa enorme. Gli ho lasciato circa 3 ore a disposizione, aveva la sua Nikon, adesso non mi ricordo il modello, ma uno delle più professionali, aveva dietro anche un 400, mi sembra 2.8 originale, perciò tutta roba ultra costosa, e fotografando nel breve era entusiasta del 115 anche per il tipo di sfocatura, perché i fotografi ad alto livello guardano anche il livello di sfocatura, sì, e poi se è a rombo, se è tonda, era una sfocatura rotonda che gli piaceva tantissimo, è stato quello che c'è uno stop e mezzo tra il 65 e il 115, ho fatto le prove, quindi col 95 ci sarà mezzo stop, che non è tantissimo alla fine, però si nota in fotografia. Sono arrivati dei signori, adesso se vuoi penso che posso filmarvi. Buongiorno. Sì, sono ufficialmente in ferie. Buongiorno. Loro temono che sentite l'accento svizzero, se erano sul lavoro li licenziamo. Bene, buongiorno. Piacere. I signori vengono dalla Svizzera, adesso non mi ricordo chi mi ha scritto, uno di loro mi ha scritto, biologo. Bella attività. L'amico biologo anche lui o? Sì. Ornitologo. Ah, bene, abbiamo dei professionisti allora oggi. A te le domande allora. A me le domande. Quindi siete venuti da Marco per vedere qualche strumento oggi? Sì, poco l'idea di vedere l'85 mm della TX della Swarovski, e ho anche il 95 per vedere un po' il confronto. Comunque. Che non hai in magazzino. No, ne ho uno. Scherzo. Forse sono fortunato. No, ne avrà un po', giusto? Sì. Loro sono già preparati, tanti clienti arrivano, poi mi dicono sì, però dimmi te qual è meglio. Magari mi chiedono se è meglio l'Arpia, e la risposta è sempre uguale, anche sui binocoli. A certi livelli la qualità è talmente alta che diventa poi un fattore personale, sia di simpatia al marchio, sia di questione come ci vedi, in base al tuo occhio, in base al tuo cervello, come reperisce le immagini. Ti ricordo sempre che l'occhio è una cosa molto complessa. Io sono di pavoneggio, sono anche ottico, ho fatto la scuola. L'occhio è molto complesso, soprattutto nella parte finale, la fovea. Praticamente è parlando di fotografia, è la pellicola. È la pellicola, che di ognuno è differente. Alcuni ha più sensibilità, altri meno sensibilità, tra coni, bastoncelli, il recettore o del colore o del bianco e nero. È una cosa molto complessa, oltre al gusto personale. Perciò qual è il migliore? Metto sul cavalletto con il tempo a disposizione, si prova e in base al proprio gusto si sceglie. Quindi oggi ai signori fai vedere la TX85, il 95 glieli metto assieme nel parcheggetto qui dietro dove hai messo la macchina, c'è la vista del Calvario, glieli metto lì montati nello stesso momento, non che gliene lascio uno, lo porto via e ne porto un altro, lì assieme, così hanno con calma la possibilità di provare, confrontare. Vabbè, se volete vi riprendo, se no non è il problema. Va bene, inizia a lavorare allora. E allora dai, tu inizi a lavorare, io ti seguo oggi, facciamo una cosa così. Va bene. Da dove venite? Dal Ticino. Ma Ticino che zona? Io da Lamone. Ah, da Lamone, ok. Piano di Magadino. Io abito sopra Ponte Tresa. Ah, ok, siamo un po' vicino. Siamo abbastanza vicini. Parenti di mia moglie sono nella Valle di Blenio. Ah, ok. Quindi ogni tanto vado a Acquarossa. Sì. Ma mi hanno detto che in quella zona hanno visto il Gippetto, è vero? O hanno edificato? Dove esattamente? E sopra le montagne di Acquarossa. Sì. Allora è vero. Buona per vederlo, sì. Allora, prossima volta vado e porto il binocolo. Il Ticino per tanti anni è rimasto purtroppo senza presenza a livello di nidificazione. Poi adesso negli ultimi anni abbiamo potuto... È presente? Sì. Ma quindi anche quest'anno avete visto il Gippetto? Si vedono sempre, la domanda è se riescono a portare a termine la nidificazione. Ecco.
Poi su cosa avete? Aquila Reale, penso. Sì. Bianconi ci sono? Sì. Anche lì? Sta aumentando, è arrivato anche questo di recente, diciamo così. C'è una piccola popolazione che viene seguito dal museo cantonale. Interessante. Storia naturale. Sì. È troppo bello. Allora, sì, qua è come in pasticceria. Allora, questo è l'85 e questo è il 95. Poi che ti monto anche da provare, e c'è anche una ragione. Allora, Leica qualche mese fa mi ha invitato in Portogallo, ho presentato la serie nuova di cannocchiali. Sì. E allora, questo non è l'ultimo, come ti avevo già accennato al telefono, e non me l'hanno ancora consegnato. Mi hanno consegnato il modello HD, che non è apocromatico, l'oculare 2060, lo danno come un pochettino più luminoso, però non è apocromatico. Apocromatico, penso per ornitologi che hanno intenzione di distinguere meglio i colori, così è meglio la versione apo. Sì. Questo te lo segnalo perché ancora qualche pezzo ne avevano in casa e io glieli ho presi. Questo è l'ultimo, a meno che Corrà mi fa la sorpresa, me ne manda qualcun altro, a un prezzo speciale. Ti devo dire che la versione nuova rispetto a questa vecchia, la differenza non la vedi. Ma cos'è cambiato esteticamente? Esteticamente ho messo una striscia qua, argento, hanno detto qualche trattamento antiriflesso in più. Nuovo. Però a determinati livelli è difficile. Poi è difficile, non becchi più la differenza. Il vantaggio è che appunto il prezzo è molto più basso. Quello nuovo che venderò mi sembra 3,8, 3,9 di listino, sarà sui 3,6. Questo si vendeva a 3,6 e con lo sconto sui 3,3. Ce l'ho ancora un pezzo, o nel caso che me ne manda ancora qualcuno, a 2.750. Può essere interessante. Sì. Perciò un altro Con l'oculare 25-50? Con 25-50. Che bellissimo quell'oculare. Bello l'oculare. Sì, è uno dei migliori. Cacciatori, per esempio 20-60, perché arrivi a 60, che poi a 60 non arrivano quasi mai, però più aumenti più la qualità scende, ecco. Anche questo qua è bello. Che è il grandangolo. Il grandangolare, sì. Poi c'è l'Arpia, sempre il 90 che è grosso, se no l'85 se non è. Questi qua li conosce bene il Pier. Sì, io ho il 95 ormai da un bel po' di anni. L'hai portato dietro tra l'altro. Ho portato il Diascope 85. Mi avevi chiesto, giusto? Volevi provare il vecchio Fluorite? Sì, anche lui ha portato uno praticamente impoluto e te l'ho portato da vedere. Ma della prima o della seconda generazione? C'è quello nero già. E quello nero dovrebbe essere dell'ultima generazione. Sì. Con l'oculare 25-75 e il 30 o il 40 per adesso ho portato da vedere. Il Kowa lo buttiamo via? No, perché anzi ho anche il 99, il diametro più simile all'89. Monocristallo puro di Fluorite, bello. Sì. Questo lo conosce già un po' perché ce l'ho. Sì, dal 99, bello. È il 99, cavolo. Accenniamo giusto così il fatto di quando si parla di monocristallo. Allora, non è che su tutte le lenti ha la Fluorite, è solo generalmente la lente principale. Sì. Allora, i cristalli, i vetri sono delle amalgame. Di base silicio, poi ai tempi aggiungevano il piombo più altri componenti. Il piombo non si può più usare, il nuovo passo per avere una qualità elevata è la fluorite. Allora, amalgama di fluorite vuol dire che nell'impasto questo pentolone con dentro sabbia, con silicio, sabbia e altri cosi, ci sono dentro delle parti di fluorite. La Kowa ha un procedimento dove ne coltiva un blocco di fluorite e taglia direttamente la lente da lì, perciò è fluorite pura. Una cosa particolare. Ma infatti è un ottimo. Poi dal lato visione è tutto da vedere se lo trovi meglio, non è detto, non c'è che provare. Diciamo che li hai messo qua i top della gamma. Sì, non vedo. C'è 95, c'è anche il 95 e poi basta, sono questi qua. Ha un usato che si difende bene ai suoi anni. Il Televid. Quello è il classico, un po' come il tuo, il classico. Perché ce ne sono in giro, allora forse lo vendo. Però mi piace a livello estetico. Anche solo da tenermelo. Comunque era bello secco, era bello nitido questo. Sì, bello anche questo. Un gioiellino come bello questo. Però per favore non sceglietelo, quello lasciatelo. L'hai riservato? No. Anche il Kowa Lander, guarda il BTX.
Sì. Il Nikon, questo qua secondo me è poco considerato in Italia, è una bomba. È stabilizzato. Perché è stabilizzato, ma sai che io facevo delle riprese col vento, con i cavalletti leggeri in montagna e immagine perfetta. Vedi che la maggior parte, io tengo anche la serie STX di questi, però la maggior parte degli altri, alcuni non li fanno neanche dritti, li fanno solo inclinati, ma quando li fanno inclinati tengo la versione angolata perché è più richiesta. Quella è stata una mia scelta, perché chi mi prende questo per fare il digiscoping, sicuramente, perché il senso di questo stabilizzato è fare il digiscoping. E poi ha un adattatore che non si mette sull'oculare, si stacca l'oculare e fa lui da oculare dentro un'altra serie di lenti, infatti è abbastanza costoso anche lui, viene 850 euro. Fa da 500 a 1750 sul full frame. Sì. Perciò prendendolo per fare foto, il fatto di essere dritto secondo me è più comodo. Abituato. Poi l'ha messo a fuoco collare davanti come gli teleobiettivi. Si vede. Sì. Da provare. Facciamo scegliere un po' di cavalletti, allora possiamo. Uno questo qua. Visto il tuo video che hai fatto su questi? Sì. Infatti avevamo appena fatto lo scambio perché il mio doctor l'ha preso lui. Sì. Ma era interessante questi qua. Sai che cosa hanno gli Highlander? Che se fai tanta osservazione, noi lo usiamo magari in Oasi a Brabbia quando ci sono i censimenti, e se stai tutto il giorno con due occhi la visione è ottimale. Quindi o quello o il BTX. La differenza è che questo è molto più luminoso, perché comunque è 2,82 mm. Là però mette a fuoco meglio. Sono due espressioni diverse di guardare coi due occhi. Ma si vede davvero. Ma Marco praticamente ha tutto. Cos'è ti manca di top? Niente. Zeiss, per malattia mia, tu calcola dei Nikon. Allora, quello l'ho preso perché è un... hai anche il top della Nikon, hai Zeiss, Leica, Swarovski, però a volte, capito, se non hanno... Non so, sui binocoli, per esempio, prima la serie DG di Nikon non li prendevo, perché erano sui livelli top di gamma. Sì. I Swarovski, Leica e Zeiss. Adesso non è che erano di meno a livello ottico, però neanche superiori. A quel punto il mio cliente che lo prende, se domani vuol rivenderlo, fa più fatica Nikon, sinceramente. Quindi preferivi vendere Swarovski. Però mi ero ritrovato che qualche cliente pensava che perché non li volevo tenere per non far magazzino, queste storie qua. Infatti appena potuto ho preso il 2VX come prova che non è che mi faccio problemi, se è una cosa proprio capito, da tenere nelle cose proprio per sfizio mio, a prescindere dal commerciale. La faccia dello sfizio. Ti piace? Infatti l'altra volta abbiamo fatto vedere il 10,50 ma addirittura anche il 7,50. Quindi adesso cosa fai? Li porti fuori? Li porto fuori a uno e li fai vedere. Li lascio fuori. Li lascio fuori, li lascio lì tranquilli, non dico niente. Loro non fanno è che le loro cose. Capito? Sì. Lascio lì tranquillo. E dopo se volete mi date le vostre impressioni. Ma li metti su YouTube poi? Li metto su YouTube se vuoi, se no taglio tutto sto pezzo. No, ma mi è successo una volta di un signore, l'ho incontrato, non voleva, era con la gentile consorte che poi in realtà era l'amante. Ciao. Me l'ha detto dopo, continuava a dirmi non si può, in questo caso no. Non ci sono problemi. Non c'è pericolo. Allora magari ti va bene. Oggi mi va bene. Allora le gentili ragazze che guardano, in realtà sono poche, Binomania, i ragazzi qua sono disponibili, magari qualche bella ornitologa. Cosa pensi? Oggi siamo concentrati sui binocoli. Sui binocoli, non le femmine. Venite pure così. Va bene. Io lascio il mio qua, non penso che... Non dovrebbero esserci problemi. Tu non lascialo lì, no? Prende spalla. Prendi spalla? Sì. Di là a sinistra. No, di qua, guarda, di qua. È il bello qui da Marco che vi fa provare i prodotti proprio... Sì. Allora, io qua mi perdo. Vai avanti. Vado avanti. Ok. Vi salutiamolo. Ciao. Ecco qua. Secondo me l'ideale è la strada dove c'è quella cappella, quella è la cappella del Monte Calvario, patrimonio UNESCO. Ma vuol arriva anche gente, insomma ti spostiamo, come ritieni se vuoi girarlo, perché c'è un po' di foschia, sennò qua venendo indietro hai tutta la cresta della montagna, poi sei anche in controluce, però se lo vuoi vedere in condizioni estreme spostalo come vuoi. 95. Quello è il 95, adesso ti porto l'85 e tutto anche gli altri. Bello questo qua. Questo è quello che dà in dotazione la Leica adesso. Dotazione che dà come
come bello metallico, ragazzi. Che ha listino metallico e carbonio. E quando apri vedi si muove la testa. Come la culla, anche la Cartoni fa si questa muove cosa. Da questa soluzione Cartoni, anche il mio grosso, il Focus 100, ha sotto proprio una culla gigantesca che ruota se vuoi. Quando apri Quindi questo è l'85, giusto? Questo è l'85. Questo fa il destro e il sinistro, sto cavallino. Se voglio lo porto intanto io fuori, tanto è leggero. Monto le altre. Devi vedere qua il paraluce che ha. Sì. Allora io porto fuori questo. Allora ragazzi, questo qua è l'85. Lo aprite voi? Sì. E adesso Marco vi porta fuori gli altri. Arrivo, Sì. Altro giro. Questo ti metto questo. Questa è la micrometrica anche, che comodo. Veloce e la fine. Ho visto che quel meccanismo era molto... Sì. Cosa manca? Kowa. Poi gli porto quello usato della Leica. Anche il Celestron Nexstar. Auriga. Microscopi. Sai cos'è imbarazzante poi? Che quando mi chiedono per cosa si può usare, cosa vedi, non ne capisco nulla e non ho voglia di imparare. Da una vita questo, proprio per pigrizia. Vabbè, magari se l'astrofilo arriva sai già cosa comprare. Hai preso anche il Seastar, che a me è piaciuto un sacco quel telescopiato lì. La vendita così non mi piace farla. Mi piace farla quando do qualcosa di mio che riesco a dare a una consulenza. Allora la faccio volentieri. Come sul fotografico, avrei ancora il mio giro di clienti, capito? Fammi arrivare, ma non lo faccio assolutamente volentieri. Questi sono i Berlebac, no? Ma erano per Swarovski questi? Questo era da uno che non lo voleva. Allora gliel'ho scalato, è uno Swarovski originale. Sembra un... che però sono esagerati, 22, perché se 30. guardi la differenza dei kit sarebbe una cosa da 1200 euro. Io l'ho messo a 8,50, l'ho scalato un po' meno, però è esagerato in effetti. Però se proprio uno vuole levarsi lo sfizio, c'è. Questo invece è lo stesso tipo Berlenbach, che l'ho preso perché è verde. Allora quello lì è marrone, lo davano come utilizzarlo con il, vedi lì montato, con la TX85 colore marrone, che è il modello interior. Allora ho detto, chi ha già quello verde, lo vuole lasciare montato in casa a livello estetico, può montare questo qua. Ragazzi, io intanto sono impressionato nuovamente, l'avevo provato anni fa, ma a rivederlo è veramente un gioiello di meccanica. Mi sa che ci farò un pensierino più avanti per il mio Kowa Lander che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Questo sta già diventando la più bella prova di... Lo sai che si vede benissimo, perché negli anni poi questi non li fate restaurare. Però erano quelli usati nell'African Coast. Questo è incredibile. Insomma, avete fatto una bella comparativa oggi. Sì, da 100 anni a... Sì. Ma di questi li avete già provati tutti? Avete un'idea? Sì. Allora, la scelta... Allora, tutti sono buoni. Anche quelli più vecchi, però penso che la scelta rimanerà su Swarovski. Ok, che diametro? 85-95. Adesso Stai dobbiamo vedere il decidendo. prezzo e vedere sì. se la moglie dà permesso. Quello lì è sempre il problema peggiore. Ecco, è lì è come la sentenza del giudice, quella è definitiva. Bravissimo. Vabbè, come lenti di Swarovski sono imbattibili. Ma penso che dipenda dal vostro modo di osservare, perché il 95 guadagni qualche minuto in più alla sera e poi forse nel sottoala ti tira fuori qualcosa di più. E questo l'85 a meno X si vede un po'... A meno ingrandimenti? A mia impressione si vede un po'. Ok. Sai che cosa? È anche la questione della turbolenza oggi. Diametro grosso bolle di più l'immagine. Wow, questo è... Qualche volta in mia vita lo tenderò. Quindi insomma su Arpia, vecchio Diascope, Televid, Gavia, Leica Apo Televid, Kowa TSN, i due ATX. Hai preferito per ora o il 95 ATX o l'85? Bravissimo. Però posso dire anche che il Kowa è molto buono. Ti piace? La poco è molto precisa e anche la qualità si vede molto, molto lucida. La stessa maniera la Leica, però c'è un pochino di
Aberrazione cromatica. Forse per qualcuno che fa cose di uccelli, no? Sì. Però per un'altra persona che davvero non è un disturbo è anche Beh, voi siete ornitologi, giusto? Quindi hai bisogno di avere la resa dei colori del piumaggio giusta, corretta. Sì. Buoni questi. Ci sono delle ottiche di anni or sono che sono ancora incredibili. A me piace tanto provare questi qua, sempre interessante vedere come si facevano le cose prima. Andiamo un po' all'ombra adesso, se no ci cuciniamo. Sì, infatti. E adesso magari vedo con Marco, mettiamo dentro, se non volete più vedere, hanno scelto. Sì. Quindi adesso dovete decidere tra di voi Secondo me ha scelto una TX. o 85 o 95. Però il problema è che magari oggi di giorno non è come vederlo al crepuscolo e quindi è un po' appaiato, giusto, la prestazione. 95 ovviamente è un po' più luminoso. Quando c'è molta luce, adesso ti faccio vedere una cosa che ne abbiamo parlato già prima col Pier. Sui 115 è stato più difficoltoso farlo, perché ho dovuto fare da un signore che passa, un artigiano, una cosa in legno. Col 95 è più comodo perché ci stava dentro nel bucare il tappo. Mi sono fatto bucare dei tappi con un diametro più piccolino, in modo da diaframmare. Adesso vado a prenderla. Sì. Buon ragazzi, vi saluto, io vado, arrivederci. La saluto. Buona giornata. Buone osservazioni con tutti gli strumenti che ha. Sì, vuole un mio amico, un buon gustaio come me. Poi non solo si mangia bene quando venite. Ho visto. Come pancia siamo abbastanza. C'è un belli colpi. Io ti ho scritto su... Sì? Sono stato io che ti ho domandato sull'85-95 in YouTube 2 giorni fa. Ah, ok. Perché volevo sapere, sai, leggevo un po' questi... Te l'ho detto, io la questione la vedo più che altro se fate osservazione crepuscolare. Ma non è semplice. O non so, se vai a cercarti i tarabusi che sono infrattati, allora lì la differenza c'è. Sì. E l'85 è più compatto. No, quindi al secondo posto avresti messo il Kowa? Sì, penso. Cioè, dovendo fare una vostra classifica, che a me interessano sempre i giudizi degli altri. Allora, io non sono la persona più esperta, però a mio gusto, prima la TX, ok, va il Kowa, va l'Arpia, mi è piaciuto più quello di 80 mm, ok, e dopo certamente quelli che rimangono, che e poi gli altri, la HD e dopo la sì. Tu invece classifica? Dovesse essere per un 95. Io sono già da quando ho cominciato a osservare il mio primo canocchiale era Kowa. Quindi sei un fan di Kowa? Sì. Ma forse anche più per la messa a fuoco, cioè proprio è comoda sopra. Al di là della qualità delle lenti, come diceva lui già prima, a volte è difficile per l'occhio umano, no? Entrano in gioco magari aspetti più della messa a fuoco, del materiale, gommatura no, cioè cose un po' anche a livello di simpatia e di estetica. Anche quello, perché poi a certi livelli sono tutti buoni, quindi dopo c'è un po' la preferenza anche del brand. In Italia lo chiamano il binocolo pazzo, lo chiamano per questa forma, vedi che fa un po' particolare. Sembra un po' il nuovo Leica, quello con i prismi Perger Porro, che lo chiamavano il banana, no? Sì, ogni tanto escono questi soprannomi, ma in tutti cose di collezionisti. A me, oltre la passione per le ottiche, un po' quelle per gli orologi russi. E anche lì, capito, dove c'è collezionismo ci sono poi i soprannomi. Okay. Un orologio anche lì si chiama Banana perché ha la parte gialla, l'altro si chiama Free perché è rosa, come puoi capire. Nel campo dei collezionisti si arriva anche lì. Facciamo così, oggi ti faccio da commesso. Allora, io metto via i telescopi e voi andate a trattare il prezzo, perché così almeno non allora, sta caldo. sempre una cosa, ne approfitto. Da me non c'è da trattare, dal listino faccio sempre faccio sempre lo sconto che posso fare. Poi mi è capitato, per esempio, ultimamente, lo dico anche, non dico il nome, ma un cliente della Val d'Aosta. Gli ho dato un sacco di informazioni. Anche avevo un usato da vendere, gli ho dato indicazioni su cosa lo poteva vendere, questo mi ha ringraziato, diciamo una decina di messaggi. Alla fine gli ho detto anche cosa costava il canocchialino che doveva prendere, mi ha detto che sarebbe venuto sabato, 2 sabati fa, e che gli andava bene anche il prezzo, che era un buon prezzo. E all'ultimo mi ha dato un messaggio dicendo guardi, casualmente, invece avrà mandato un messaggio a tutti i rivenditori, ho trovato uno che mi fa a 100 euro in meno.
Si parla su una cifra su 2003, facciamo un 4% in meno. Se mi fai lo stesso prezzo vengo su da te, se no vado da un altro. E cosa dovevo rispondere di questo? Vai da un altro. Sì, no, beh, hai fatto tutto il servizio di non è solo, prova. capito? Servizio di prova, un servizio. Se poi già non è un listino, ti faccio un grosso sconto, i prezzi che faccio sono quelli. Se poi faccio un regalino al kit di pulizia lenti in più, una cosa, ma quello lo faccio così. Però diciamo non è solo il prezzo, anche perché appunto non è che probabilmente trovi a prezzi più alti. Se proprio ti sbatti a chiamare tutti, magari c'è uno che ha il magazzino un po' più carico, magari può essere un 3-4% di differenza. Però non hai queste prove qua. Ecco, non hai allora facciamo così, io intanto carico gli spotting nella mia auto e voi intanto... Ce n'è quella grossa, oggi ci sta, ho proprio svuotato tutto il baule. No, quando è così poi cosa faccio? Con calma me li tiro dentro, sto lì a smontarli, me li tiro giusto. Sì, no, ma intanto magari gli do una mano io, appunto. E poi salvo il cliente, poi con calma gli do una ripulitina, mi metto via bene le mie cose. Sono abbastanza metodico. Ma vuoi fare vedere che imballi tutto? Se no intanto ti riporto... No, se possibile voglio solo dire una cosa. Come abbiamo detto, loro sono svizzeri. In questo caso c'è una possibilità in più. Beh, a parte che usufruiscono anche dello sconto, del fatto che il franco in questo momento vale molto, ecco. Sì. Hanno un'altra possibilità, possono fare, si chiama tax free. Tax free è il nome di un'agenzia, io non utilizzo l'agenzia, faccio direttamente una fattura tramite il sistema doganale Otello e in quel caso non gli faccio pagare l'IVA. Altri colleghi si fanno dare l'IVA quando risulta che è uscito dall'Italia, la restituiscono. Io vado sulla fiducia. Si ha la possibilità di non pagare il 22% d'IVA a patto che lo strumento esca. Esce e va. Si dovrà fermare alla dogana italiana, far vedere questa fattura che faccia, che effettivamente lo strumento esce e hanno un forte risparmio. Avete un bel risparmio. Praticamente, pur pagando il dazio fuori, ho fatto io 2 calcoli guardando cosa fa Bucchi, che è un grosso venditore svizzero, che lui i prodotti ne ha, risulta una differenza dal 20 al 25%. Sì. Pur pagando il dazio regolarmente anche all'entrata svizzera. Va bene, io apro il baule e ti incassi. Inizio a portare dentro, adesso vedo, magari scelgo solo 3, dai Marco, non sto qua. Deve farti vedere anche quello, il primo di Asco. Sì. No, metto dentro intanto bellissimo. Questo che prende caldo. Hai visto che è tenuto bene questo? No, è tenuto bene, posso dire. Ti faccio provare l'oculare fisso, vuoi provarlo? No, grazie. Non serve, no, perché io ho il confronto con lo zoom. Con l'altro. Bisogna abituarsi a questa doppia velocità della Grazie per anche lasciarmi provare il... Infatti un mio amico l'ha provato una volta e mi ha detto ma non funziona, è rotta. Perché bisogna imparare a utilizzarla un po'. Sì, ma la stessa cosa anche con l'Arpia, solo che è uguale. Quando attacca quella più grossolana e dopo poi mette... È questione di abitudine. Io mi sono perso che il duster è pieno di roba. Gli hai fatto provare il Nikon? Ma non lo dovevi provare questo. Lo so, però approfitto perché non si viene tutti i giorni. Sì, come ti trovi? Visione? Perfetto. Incredibile, Non posso dire niente negativo. Hai filmato come sei conosciuto in Svizzera? No, il signor Binomania. No, sì, infatti il signor Binomania, perché Pier non lo conosce nessuno. Vabbè, in Svizzera adesso se mi vedono sono in prescrizione, mi lasciano in pace. Ero il signor Binocoli. Signor Binocoli. Perché avevo mandato una mail anni fa per un torneo di calcio importantissimo a Locarno. Poi chi doveva decidere, ho detto fai tutto te, non ha fatto niente. Ci aspettavano per questo torneo per far parte della delegazione italiana con in centro a Locarno proprio la sfilata e mancava l'Italia. Allora telefonato questo disperato, signor Binocoli mi chiamava, non mi dica che non arrivate. Prima a morire da ridere avevo spento l'action cam, ero lì nel corridoio del tuo negozio, incontro questo tuo cliente di prima, mi guarda, scusate il francesismo, Usti sai il salimbeni, mi dice Usti ma sei qua? Ho detto sì, allora ho iniziato a dirmi che ha preso l'Ic Mike, ho preso questo tutto sul tuo consiglio che tra le altre cose parecchia attrezzatura sì c'è tanta gente appassionata. Sì. Ti è mai capitato quando sei in giro, non so, in vacanza così che ti riconoscono? Ogni tanto mi è capitato, sì. Certo, non sono uno youtuber da un milione di visita, però magari un cacciatore, un birdwatcher, allora sì, mi ferma. Un mese fa, dove ero? A Norcia. Si ferma uno, dottor Lucchini pensavo che era rivolto a mia figlia, che effettivamente lei è dottore, è una pediatra.
Invece il dottor Lucchini ero io. Eri il dottore dei binocoli. E te a mia figlia. Guarda, tua figlia arrabbiata, tutti gli anni di studio. Sì, e il dottore ero io. E beh, ma sei un dottore magistrale nelle ottiche, Marco. Non esageriamo. È bello leggero comunque questo Apple Televid così, Sì. da portare in giro. È un bello strumento, anche quello nuovo. E ti ho detto, l'ho visto anche la versione nuova, non ho trovato questa differenza. Però è giustificato il prezzo elevato in ogni caso. Beh, veniva 3.500-3.600 questo una volta, no? Questo era 3.600 fino a pochi mesi fa. E quello nuovo addirittura mi sembra 3.8 e 3.9. Questo qua, ripeto, a 2.750. C'è il prezzo, che stupido. A 2.750 gli ultimi pezzi che mi sono rimasti. Sì. Uno ce l'ho lì da consegnare che mi ha lasciato la caparra, uno ce l'ho ancora, spero che me ne dia ancora qualcuno. Il Corrà, il buon Francesco. Passate pure. Grazie. Quindi adesso li lasci qua e poi pian piano te li metti dentro le scatole. Una spolverata, li ricontrollo. Tanto contiamoli che ci sono tutti. 2 sono nel mio baule. Non dire nulla. Nella tasca. Dai, ricacciali fuori. Non dire nulla. Anzi, metto dentro anche il Doctor adesso. Anzi, chiudilo che si impolvera. Wow. Mi raccomando, allora sono contento. Loro così. Ah sì, dai, che così facciamo un altro piantino. Che bello. Sì, guarda, da una parte ti dico, ho avuto varie offerte, poi mi ha chiamato Marco e l'avevo già promesso un signore, ma ha chiamato Marco, non potevo non darlo a lui, perché poi rimane, diciamo, in famiglia, sai, tra appassionati italiani. Sì. E poi è tenuto benissimo. Guarda, se vuoi tirarlo fuori, se mi dai una mano, prendo da lì. Vedi? Ah, scusami. Niente, davvero. oculari grandangolari, 40x 84 gradi di campo apparente, e poi sono piatti fino al bordo, cioè proprio il bordo è come il centro. Perfetto. Piattati. Sì. Boh, non pesa tanto. No, anche, sai. guarda, il primo esemplare l'avevo trattato un po' peggio perché ci facevo anche birdwatching quando ero appassionatissimo di rapaci. Questo deve essere. Questo qua era l'ultimo, l'ho tenuto proprio bene e addirittura non l'ho mai portato agli eventi perché quando lo portavo le persone con l'anello mi avevano graffiato tutto il primo esemplare qua e quindi ho detto questo me lo tengo bene e infatti insomma ho tenuto bene, adesso lo do a Marco. Per andare a vedere il gipetto. Ci facciamo i nostri scambi. Vabbè, per andare a vedere il gipetto, se mi volete portare, vengo su col Cow Highlander una volta. Ah, quello grande. Ci mettiamo magari sotto, che si può vedere a distanza con il treppiede. Perché io le zone non le conosco lì. Cioè, quando vado a Acquarossa vedo le montagne in giro. Sì. Però una volta ho visto l'Aquila reale, che andava verso l'Alpe di Nara. L'ho vista. Poi più che altro sopra lì ad Acquarossa ci sono le poiane, non è che ho visto tanto. Ho visto i corvi imperiali, i nidi li ho visti, ce n'è parecchi mi sembra. Sì. Poi da alcuni anni arrivano adesso a estivare dei avvoltoi. Ma il grifone anche? Sì, grifone e avvoltoio monaco. Adesso ti racconto questo aneddoto. Anni fa eravamo sulla Martica. Iniziamo a vedere un rapace che girava in tondo. Ho detto, ma che cos'è? Da lontano guardiamo, impossibile, un grifone. Faccio la foto, chiamo questo mio amico di Bolzano, noi lo chiamavamo Corax, si chiamava Alessandro Micheli. Insomma, te la faccio breve, era partito dalla loro zona, stava andando in Spagna. Poi mi hanno fatto avere i contatti di un monitoraggio di grifoni in Spagna, ha impiegato 2 ore e 45 a arrivare ed era l'esemplare che abbiamo fotografato noi, aveva sull'anello. Bello. Proprio casualità, e lui l'ha visto da là e loro l'hanno visto in Spagna. Sì. Bel viaggio. Ma ha detto che viaggiavano tanto dal lago di Garda in Spagna ogni tanto i grifoni. Poi non l'ho più visto io in Valganna, mai più. Bello. Me lo ricordo ancora perché era innaturale. Noi abituati, sai, in Valganna a vedere al massimo un'aquila ogni tanto, ci siamo trovati sto bestione gigantesco che girava sopra, così. Bello questo. Sì. Madonna. E l'avevamo segnalato. Poi ci capita una cosa strana, che in Brabbia c'è il panuro di Webbs, che non dovrebbe esserci, perché erano scappati a una signora e adesso ce n'è più di 500-600 esemplari. Quando tu fai i censimenti, scrivi che c'è il panuro, ti viene fuori il codice rosso e ti dice che non è possibile. Sì. Perché non è locale, invece ce ne sono tantissimi. Ogni tanto qualche individuo arriva anche alle bolle di Magadino su da noi. Ah, ecco. Bolle di Magadino, piano di Magadino nelle zone umide.
però non sono stabili, cioè si vedono, non si vedono e non si riproducono. Perché non andiamo a fare un video assieme quando è un periodo bello alle piane di Magadino? Sì. Con l'attrezzatura, il digiscoping. Ma voi fate il digiscoping? Sì. Possiamo magari fare un'uscita, anche primavera, quando arriva magari un po' più di movimento. Sì. Volentieri. Vi lascio o se no mi scrivi. Guarda, solo un'altra cosa che vi faccio vedere così. Continua a tirar fuori roba qua. Colgo l'occasione per specificare una cosa. Questo è la X-Vision, è un binocolo con dentro un'intelligenza artificiale. A degli appassionati ornitologi tipo loro non è da vendere, perché un ornitologo è molto più bravo di uno strumento. Si offendono. E questo qua è ben da specificare, non è che per fare la vendita tu vieni qua e ti dico sì, ti fai i miracoli. Questo va bene per uno alle prime armi, magari va in pensione, non riconosce proprio gli uccelli. non riconosce proprio, capito? Uccelli, magari solo un corvo in linea generica da un passerotto. Okay. Questo gli è grande aiuto. Magari è messo bene, si può fare un bel regalo perché è una cosa costosa, pur facendo uno sconto siamo sui 4,2. In quel caso veramente funziona bene, perché è uno strumento effettivamente con una tecnologia avanzata. Calcolate che ha dentro un GPS, perciò lui capisce in che zona sei e una parte degli uccelli li scarta. Lo puoi imbrogliare se vai in uno zoo, allora sei a Varallopombia e magari c'è un uccello equatoriale. Sì, però per un uso normale gli uccelli equatoriali o uccelli che stanno in Turchia lui li esclude, perciò è più veloce nel riconoscerli. Puoi chiedere 2 righe, una in riga che ti esce in italiano e l'altra in inglese o la lingua che vuoi, perciò ti può essere utile anche a imparare i termini. Sì. Questa qua è la funzione per cui è nato. Altre funzioni appunto implementabili che riconosce i mammiferi, le farfalle o gli insetti. Volendo possono, visto che puoi scaricare gli aggiornamenti, potranno variarle queste cose. Scusa la domanda, non ricordo, ma non fa foto, giusto? Fa foto, però anche lì, sempre da specificare. Uno che è un bravo fotografo le foto le fa meglio. Sì, va bene, però per il riconoscimento ti fa la foto. Serve secondo me come promemoria. Tutte le volte che chiedi il riconoscimento, già in automatico viene calcolata la posizione, le coordinate GPS vengono memorizzate e la fotina, tra l'altro neanche avvicinata. La fotina larga, così vedi l'ambiente dove hai visto quell'uccello. Quando vai nella posizione foto invece la fai la foto ravvicinata, però non è a livello di una macchina fotografica, capito? Non un teleobiettivo buono. Però secondo me serve a quello, per avere il promemoria di dove hai fotografato quell'uccello, capito? In quella posizione è una cosa comoda. Vedi, voi avete studiato anni e anni biologia e ornitologia. È arrivato lo Swarovski e al database interno. Sì, interno. Adesso magari questo no, però da dire fra 10 anni probabilmente ci saranno degli strumenti che si avvicineranno alle loro competenze. Per adesso non è così, ovviamente. Per adesso lavorate tranquilli ragazzi. Non ce n'è. Siete più bravi voi. Manca anni ancora. Un'altra funzione che fa, questa è interessante. Il caffè. No, la posizione. Io sto guardando, vi faccio sempre l'esempio. Vedi una baita o un animale che è in un determinato posto, passi il binocolo a un altro e inizi a spiegargli dov'è, più a destra più a sinistra, non lo vedo, più a destra più a sinistra. Capita anche invece lo metti, c'è un cerchietto, memorizzi la posizione, glielo passi a lui, escono delle freccette sopra, destro, sinistro. Quando raggiungi il punto riesci a arrotondare. Capita anche a me quando vado da Rese con mia moglie e le figlie che mi dicono guarda quella borsetta e io ma non la vedo. Ma lì fai finta invece in questo caso. Ho fatto un cartello con su delle foto che ha fatto un mio amico appassionato ornitologo e gli piace fare le foto, vedi? Avevo un cartello Swarovski, ho fatto delle foto, le ho prese. Faccio fare il cliente un po' distante, giusto per fare una provina. Capito? Per identificare, sì. Quelli li azzecca. Quindi sbasso, pettirosso, folaga, se hanno messo a fuoco non le cigno. Non stai fermo. Sì. Però la maggior parte delle volte, per esempio, le riconosce bene. Con questo test faccio bene la messa a fuoco. Beh, quello lo riconoscevo anche senza lo strumento io stesso, perché è rosso e sotto European Robin.
non so se è giusto in inglese. Sì, è pettirosso. Giusto? Rosso. L'altro là, lo premo, sordone alpino in alto a sinistra, adesso magari è sbagliato, No, è però è sordone alpino. Io per esempio quello non sapevo che uccello era. Quello sotto io direi un germano reale, Mallard. Vedi, non è bene o male, t'ho detto, per loro non serve assolutamente. Però per tanti, l'appassionato. quello sotto là, anche una poiana Common Buzzard, pronuncia sempre. Sì. Tieni, guarda, dai un occhio, la fai estrai. Con questo qua. Con questo. Questo qua lo premi un attimo e ti dice, devi stare molto fermo, l'ho messo poco, deve essere fatta giusta. Niente contro la tecnologia e l'innovazione, ma la realtà sul campo ovviamente uno non sono È così diverso, vicini, sì. si muovono. La messa a fuoco deve essere fatta al momento. Contro Io l'ho luce. provato sul campo facendomi una passeggiata, per un esperto come me effettivamente mi è stato utile. E l'avevo provato anche in Austria con loro e lì era proprio comodo, era come comodissimo perché c'era una pozza dove arrivavano le anatre eccetera. però anche in giro, passeggiata dalla Val Vigezzo, una cinciallegra che mi ero sempre chiesto. Pensa che loro riescono a riconoscere magari i rapaci in controluce solo dal movimento delle ali, no? Si muovono, Anche a 1 chilometro, 2 chilometri li vedono arrivare e ti dicono questo qua è un'aquila biancone oppure un'aquila minore. E lì insomma ci vuole esperienza. Io uscivo anni fa con degli ornitologi e anche solo a sentire i canti sono pazzeschi. Anche Giussani, Luca sentiva ma proprio i canti nel sottobosco, iniziava a dirti che cosa c'era lì. Bravissimo. Bravo Luca. Sull'audio si deve ancora lavorare, adesso qualche applicazione. Piano piano arriveranno. Sì. No, questi non ha microfono però da quel lato lì, però ho visto che fanno degli studi su un altro, uno sull'astronomia, come si chiama? Gli stessi che hanno fatto i primi telescopi. Sì, quelli della Sistar, Unistella. Stanno una colta fondi. Ne avrei uno che mi hanno promesso di farmi testare, ma non è ancora pronto. Poi vedremo. Pubblicità ancora, di un'altra ancora. Quello addirittura ti fa anche il database interno delle montagne, si collega a Google, ti dice cosa sta inquadrando, la distanza che ha, farà tante cose, Sì. Poi vedremo la qualità ottica, perché comunque sarà un compromesso, perché per la cifra. Va bene, allora io vi lascio un attimo qua alle vostre cose. Allora, ti do i prezzi di cosa ti esce sensiva sia uno che l'altro. Sì. Allora. Poi c'è la telefonata alla moglie. Sai cosa puoi fare? Allora, siccome la TX è modulare, tu gli fai vedere il prezzo del modulo. Un solo pezzo, stavo Dici pensando. guarda, c'è qui un 65, costa 1000, cos'era? 1100 euro, Marco? C'è questa cosa, ma non è sempre così. Sempre più spesso invece mi è capitato che la moglie a prezzo è al contrario. E la Il signore moglie? l'ho fatto con un termico, questo qua dice allora prendo quello un po' da meno, ha sentito, l'ha insultato. Sì? Mi fa, per una volta che ti compri una cosa levati sto sfiggio da prendere la bella. Ah, che brava. E non è La mia non è così. Non è il solo. La mia non è così. Però ti ho detto La mia fa il contrario, prenditi quello ancora più bene. te la sei scelta te. Non ti dice c'è da cambiare il pavimento, c'è da cambiare quello, c'è da cambiare Lo quell'altro. stesso ho comprato un'auto usata, volevo prenderne una più piccolina. Poi era in dismissione che dovevano darla dentro quella Della Swarovski che abbiamo fatto vedere in altro E mia moglie video. mi ha dato del marcione. Mi fa, cavoli, non la prendi mai una macchina, l'ultima l'hai presa 20 anni fa, prenditela uguale nuova. Sì. È solo che non... mi è arrivata quasi all'insulto. Allora guarda, bianco, c'è un pallino bianco, tipo le ottiche fotografiche col bianco, si fa combaciare, si gira fin quando si sente il crack ed è collegato. Ma quindi hai scelto? 95. Hai preso il 95. Sì, sì. 95, il paraluce qua si estrae. Questo mi ha già chiesto un signore che pensava su un Kowa che si potesse mettere qualche accessorio, una mira per puntarlo, lo usano in pochi ma è una mira. Oltre a quello, infatti quasi nessuno lo usa, c'è quello è questo altro comodo. sistema Per i sempre di rapaci mira. è comodo quello, La metti sempre qua sopra, no, qua davanti penso, Sì, qua sì, davanti, e ti serve sempre per C'è una prolunghina che è giusta, guarda, l'altezza, tu guardi qua e dentro nell'oculare. Lo Del trovi, rapace. Sì. e te la lascio qua dentro. Invece per metterlo via adesso te lo metto, anche se nuovo sicuramente è perfetto,
te lo metto su un cavallettino che è rimasto libero e gli dai una guardatina fuori, tanto che gli faccio le garanzie. Guarda il tuo. No, la testa joystick. Ce l'ho, me l'ha regalata. Dalla Manfrotto, questa era una copia. Questa era una copia cinese. Ce l'ho anch'io della GHT, quelle le vendeva Luca. No, le vendevo anch'io perché bisognava fare uno stock, non so di quanti. E per il Luca erano troppi. La prima cosa che abbiamo fatto insieme. Allora aveva ancora la ditta e l'avevamo presa in 2. Queste qua erano quelle che avevano avuto più successo, ma ne avevo preso un 200, una cosa così. Fallo vedere. Questa cosa qua. Tra l'altro, quando gli sono arrivate poi a Luca, mi chiama su, vengo su così mi faccio un giro. Ma con cosa vieni su? In macchina? Mi fanno guarda, devi venire con un furgone. Perché in base alla cifra non abituati ai binocoli. 3 binocoli, un cannocchiale, sei 15.000 euro in acquisto. Qua mi sembra che era 10.000 euro, con 10.000 euro mi ero riempito un furgone in macchina, non ci sono mai stati. Prego. Grazie. La strada la sai, esci che la prova. Fai con calma, ti compilo le garanzie, che saranno di 10 anni. Va bene. Poi anche io 2 o 3 cosette di cose vecchie che volevo chiederti. Sì. La prima cosa è il copri obiettivo della Cova TSN 99, che praticamente è saltato solo la mollina dentro. Non danno la mollina, daranno il tappo, presumo. Sì. Allora, di Swarovski ho già diversi ricambi in casa. Invece questi dovrò richiederli. Tra l'altro un ordine in corso e se vuoi te lo richiedo. L'unica cosa è che poi per prenderlo io spedizione in Svizzera, in Italia sì, ma in Svizzera mi diventa un problema sempre con le domane. Vedo. Mi fai sapere, se non vieni a sapere mi mandi una mail con ricordandomi il tappo per il 99 e la richiedo. Sì. È perché a posto, ma è saltata via subito praticamente poco. Sì. E non danno le mollettine, vedo anche su Swarovski danno tutto il tappo. Ok, allora questa è una cosa. L'altra cosa, questo Zeiss Conquest, che non ha, diciamo, lo posso usare, però questi qua, gli Augenmuschel, le conchiglie. Paraluci. Toglilo, quelli forse ce li ho già. Vedi che non è solo quella parte esterna. No, è tutto il pezzo, tiralo fuori tutto. Svitalo. Svita, no. Anche quello, sì. Come mai così dura? Io non so se quello. Sì, dovrebbe venire via tutto. Guarda che adesso ce la facciamo magari. Ecco. E non è solo la gomma che si stacca. E poi non le danno solo la gomma. E ho comunque tutto... la Ok. Filma. La prima volta che ho visto sta scatola in Luca, dicevo, cavolo, sai, i ricambi ma me l'avevi fatti vedere, ti ricordi che tu mi avevi tirato fuori un tappo che cercavo di un mio binocolo e tu ce l'avevi qua? Questo però è pericoloso perché poi mi arrivano un sacco di mail chiedendomi, mi servirebbe questo con la foto, non riesco poi ti costa più di spedizione. Se mi venite qua in negozio è un discorso, io provo anche, capito, che sia quello giusto. Spedirlo no, scordatelo. Dovrebbe essere questo. Che penso anche questo non è tanto a posto in realtà. Questo si vede proprio, è rotto No, questo va. È rotto Poi ogni tanto lo puoi anche levare e dargli una pulita sotto, magari tentata della sporcizia. Sì. Questo entra bene. Perché ha la gabbia di plastica anche il Conquest. Questo. Ogni tanto capita, però ti dico, in base alla vendita non più di tanto. Non è che ne arrivano, capito? Sì. Probabilmente loro lo usano in modo intensivo. No, sì, ecco perché. Loro sì. Sì. Non regge più. Vedi? Scatta, non fa più lo scatto perché anche qua se gli scattini non sono precisi come altri, però giusto è giusto. Altra cosa che ho sempre notato, che quando chiudi a volte si ingrippa la gomma, ma tutti quando lo vedi scorre, quando arrivi in fondo, adesso che voglio farglielo fare non ce la faccio, la gomma rimane un po' sotto, non so se l'hai notato anche te. Però è così. Sono un po' diversi perché uno a forza di usarlo ti è venuto lucido e l'altro è rimasto più. Ma eventualmente addirittura potrei cambiarlo? No, perché questo è fissato. Devi cambiare tutto il blocco. Danno tutto il pezzettino. Quanto costano? 25. Con un bel ricarico almeno su quello. Su alcune cose proprio poco. Su questo un pochettino dato.
bisogna sempre calcolare anche il tempo di cercarlo, in questo caso l'ho beccata lui, a volte stai lì un quarto d'ora. Quando ti chiedono i 10 euro, non è che paghi il dadino, paghi tutto l'insieme, sì. Paghi il dadino più il lavoro che ci ha messo magari a cercartelo, magari il consiglio che ti ha dato di quello che cercavi, ecco, su altri generi di a me capita con le risposte, nel senso che la gente magari pensa di essere l'unico che mi scrive, però magari mi vanno via 5-6 ore a settimana, e non li danno, e se non sei veloce magari ti danno anche del maleducato. Sì, una volta un signore si è arrabbiato perché l'ho scritto dopo 6 giorni, ho detto Come guardi, si chiama sta roba? Empatia, bisogna mettersi sempre un po' nei panni degli altri, ecco, di fare le cose un po' giuste. quindi gli dai una custodia della kite. Sono belle, sono ben fatte. E cerco il modulo. Sono ben fatte. Sono fatte dedicate per i vari strumenti, non sono roba adattata. Perciò ogni foro che hanno è fatto giusto. E piacciono alcuni dettagli tipo questo, per esempio. Quando si porta in giro, il tappo frontale, che poi si tende a perderlo, si può lasciarlo via senza rischiare, perché c'è questo che entra, e perciò anche se ti arriva un colpo c'è questo che è entrato e proprio ammortizzato bene. Comodo. Altra cosa, quando lei lì magari dà fastidio questo dondolio, però poca roba, un velcro, però sempre sintomo che è stato studiato bene, vedi? Sì, no, ti rimane bello, aperto. Custodia. Poi Questo invece per il modulo ATX rimane un attimino distanziato e tu lo tiri, in questo caso anche poco lo tiri e lo agganci. Se uno mette il distanziatore l'1.7x non deve cambiare la custodia, lo tiri solo un po' di più perché è elastico, e anche questo lo trovo molto comodo. L'oculare sempre come il tappo davanti, si stacca se no ci metti troppo tempo, tutte le volte devi aprire sia qua che levare il tappo. Levi quando usi questo, perché c'è sempre questo che rientra. Ben fatto. Ha una cifra tutto sommato umana, perché Swarovski, ti ho detto, ho fatto un po' meglio, le ho tutte in casa, però pur facendo uno sconto si passano i 300 euro. Qua fra i due pezzi siamo sui 150, ecco. E cambia la metà, della metà, però per una cosa non rappezzata, ma una cosa fatta bene, con la sua bella tracolla. Sì. A me mi serve. No, ma anche come protezione. Graffi, colpi, cadute. Nel suo caso ha detto che va anche in posti dove c'è il rischio di furti, preferisce quasi così, con la scritta Swarovski fuori e la cosa evidenziata, un motivo in più che, capito? Magari no, un motivo in più, magari glielo possono rubare. Apprezzo il fatto che è un pochettino più discreta, insomma. Camufflato. Intanto nessuno saprà che hai comprato uno Swarovski ATX. Vabbè, in Venezuela avrai qualcuno che ti segue. Pochissimi. A Colombia penso di no. Cosa ne sei bravo te? Io non so assolutamente. Sei capace di toglierli magari simili alla molla? Io te lo regalo uno di questi, di quelli che ne ho di più, tanto le molle sono tutte uguali. E riesci a rinfilargliela dentro. Sì, perché l'ho visto che era staccato, sei caduto giù. Io non sono capace, manualità zero. Tiro un tappino. Potrebbe essere un'idea, provare se quella molla ci sta. Magari ti è saltata via. No, è proprio, non c'è, si sente. Sì, sarà saltata via. Però non qui adesso. No, fallo a casa tranquillo su un tavolo. Non tutti alla stessa larghezza, ti do questo tappino qua, te lo regalo. Sì. Te lo fai con calma a casa, vedi se riesci a cavarne qualcosa. Davvero, grazie. Una figura. Wow. Allora, queste sono le garanzie. Così come valgono 10 anni. Se hai tempo e voglia vai sul sito della Swarovski. Sì, l'ho fatto. Un anno in più. Ho regalato il rappresentante, perché non è previsto che lo dia in negozio, questo qua. Un L sempre tagliato. Bello, no? Quelli di Leica invece, visto che quando li hanno visti qua, hanno visto che ci tengo un casino a questi agli spaccati così. Agli spaccati così, me ne ha fatti avere 2 addirittura. Ma ce li già o ti arrivano? Uno è qua. Del Notpick. Come si fa ad arrivare ad avere uno di questi? Come facciamo ad avere uno di questi? Quello ti lascio qualche speranza, quando viene sul Paolo se non uno che avanza. Per la mia scrivania. Mi faresti felice. Guarda, se mi trovi uno. Dai, facciamolo felice subito. Non quello però, quello. No, ma uno sfiga, quello che vuoi. Guarda che questo qua è più nuovo, fatto tipo in cosa. Di questo ne ho un altro lì sotto, perciò glielo do.
Grazie mille. Io ci sto con questo per la mia scrivania. Bello, bravo. Adesso glielo do. Se andato via te lo sei perso. D'altronde l'abbiamo anche filmato, l'abbiamo sì, è tutto filmato. Com'è la roba Swarovski? Buono. Buonissimo. Buonissimo. Vieni che adesso facciamo la fattura. Sì. Allora porterò Questo anche i colleghi, devo portarli. Dei giorni magari 500 euro dici per una cosa così, no. Quel giorno lì si vede che ero contento, l'ho comprato subito, solo per il fatto, anche se era messo un po' male, con la scritta Opsam, l'ho trovato... Bella questa scritta, no? Dei primi tempi dell'Avic. Bella. Sì, davvero. Ho visto anche questi nuovi SL, SLC, che hanno fatto rivestimenti in gomma nuovi. Faccio vedere, visto queste cose particolari, che stiamo parlando di questo. Vuoi andare, Arno? Un binocolo, allora questo qua lo darò al Pier per fare allora ti porti l'SLC. parliamo un attimo dei l'SLC test con la Prismia Koenig, e perciò una resa ancora superlativa, ancora in produzione. L'altra cosa che gli darò da provare è un binocolo non più in produzione, in quanto c'è la serie nuova in produzione, cioè rivestiti in pelle, che se volete è anche più sobria. Per i miei gusti passati ero più su roba del genere io. Con i miei gusti da vecchio, che i tempi passano, una cosa, al posto di ridimensionarmi mi piacciono più le cose così, più sfacciate, nel senso questo è proprio da cassetta in legno. Cassetta in legno, proprio bellissima come è fatta. Vieni a vedere. Binocolo rivestito, è specificato, ho fatto anche i rivestimenti, le cuciture tutte in Austria, tutta roba di precisione. Perciò a livello ottico è un CL, magari pescano fuori quelli un po' meglio rifiniti, però di base è un CL. Però è bellissimo, trovo, sempre con i gusti che cambiano, perché mi dicevi 20 anni fa, diceva no, troppo pacchiano. Adesso mi piacciono un casino. Che bello. Con il fatto anche solo la borsa. Sì. Adesso vanno quelle borse, cosa vanno? Le Hermes. Tu quelle donne dovresti saperlo. Sì, la borsa della Hermes costa 15-20 mila euro. Questa è una borsa della Swarovski dentro assieme. Con anche qua la bella tracolla, fatta bene. Sapore di una volta, con le cassette in legno. L'odore. Più. Odore Swarovski. Scusate, ormai qua tutti a usare. Sentite ragazzi, con la crema, no. Si sente per tenere la pelle in ordine. Questi poi anche a livello collezionistico. Ne ripeto, adesso non li fanno più. Quando erano a prezzi normali di listino erano sui 3.000 euro. Perciò io, facendo un po' di sconto, li vendevo sui 2,7. Ne avrò venduti solo 2 o 3, che sono già uno di quei negozi abbastanza che vende, ecco. Perché, pur essendo bello, la cifra era un po' alta. E perciò in giro ce ne saranno pochi, il discorso è quello. Magari non subito, fra 10-15 anni a livello collezionistico secondo me prenderanno. Anche perché riproporlo, fatto così, con queste cose fatte in capito di precisione, se parli con chi sa cucire così fatte, costerebbero troppo, capito? Fatti in Austria, perciò prenderanno. Questi qua sono degli ex demo. Chi mi segue sul mio gruppo Facebook sa che sono una volta al mese al venerdì, poi a volte ci sono delle sorprese extra. Però di norma una volta al mese, al lunedì al venerdì alle 10, il primo venerdì di ogni mese, mi arriva una mail con su non tantissime cose, magari qualche binocolo, un cannocchiale. Oltre a me la mandano un altro in Italia e poi in giro per l'Europa un'altra ventina di persone. Magari ci sono 10 oggetti. Il primo che scrive che vuole, mandano. E quindi hai preso questo arriva da lì, ne ho presi un po'. No dai, lo provo volentieri, anche perché è una cosa un po', ne ho presi un po', di nicchia. Ha preso qualche mio amico, uno tra l'altro che ha diverse cose non ha problemi, voleva quasi rivenderlo e sapere se glielo ritiravo. Gli ho detto guarda, dammi retta, non hai bisogno, tienilo. Sì, che magari perché è bellissimo come oggetto, tra qualche anno è proprio la classica cosa secondo me da tenere. E io di questi un po' ne ho qualcuno. In questo momento questo qua, ripeto, non è che sono andati a ruba, io l'ho messo sul mio gruppo. Di solito quando metto usati Swarovski, ma questo subito, scusa, adesso venduto a qualcuno. A quanto lo venderesti come ex demo? Li vendo a 1.800, che sono messi con la garanzia come prenderlo nuovo e ex demo vuol dire, capito? Che in teoria dovrebbe avere dei segni d'uso. Ma come tante altre volte sembra intonso. Qualche segnino sulla pelle, però sulla pelle vi assicuro che anche quando arrivavano nuovi hanno sempre qualche... le pelle sono sempre... Sembra nuovo.
ed è una cosa che cioè, non persi adesso, il peccato aprire qua e far vedere. Quando non ne avrò più di questi, avrò quello che mi chiama e mi dirà: guarda, ti do 4.000, 5.000 se me lo dai. Sì, Capito? È la classica cosa così. Come il tuo Doctor, adesso lo avevi in vendita una data cifra, adesso che non ce l'hai più vedrai che te lo... Non ce l'ho più. Ogni tanto lo posso toccare, posso venire qua a guardarci dentro. Ti chiameranno e ti diranno... Sì. Ti diranno: ah, ma io sono disposto a darli, e tu dovrai ancora dire sì, ma mi puoi dare quello che vuoi, ma se non ce l'ho più, esatto. non ce l'ho più. Sì, mi hanno riscritto, ho dovuto togliere gli annunci. È già successo? Sì. Adesso il compito è già si porta mia successo. moglie, convincere che me lo dà di anniversario. Per lei, non volevi comprargli un regalo? No, ma prima... No, tu digli a tua moglie che la borsa costa 2.000, ecco, il binocolo 200 e ti regala il binocolo. Magari la convinci. Sì. Magari forse quello dei kids lo vedo buonissimo. Ma quello mi diceva Marco l'altra volta che lo vendono tanto, lo vedi tanto anche gli adulti, né? Il piccolino. Allora, per ragazzi ne ho venduti su un paio, a dir la verità. Ad adulti invece entrate per comprare magari un binocolo, capito, di fascia media, l'ha comprato loro. Tra l'altro uno della Svizzera tedesca, mi ricordavo sempre sto ragazzo, gli avevo fatto un piccolo video che era contentissimo. No, è un set ingrandimenti per 28. Sì, è carino, ma anche una signora secondo me è bello. Sì, per lei andrebbe benissimo, vedo. Si sono persi in una cosa che non mi è piaciuta. Adesso di Swarovski piace molto, tanti dicono che mi piace tutto, parlo sempre bene. No, quando c'è una cosa che non mi piace la dico. Per rimanere dentro in una cifra che comunque non è poco, 4,90 di listino, 4,50, non lo producono come fanno tutto il resto, fanno tutto in Austria e si vantano di questa cosa. Invece questo lo fanno in Cina. Non lo so, io avrei preferito, capito, che costava 600 euro, sì, ok. Capito, che fosse stato fatto tutto in... È vero, sì. Beh, tanto in Austria, ci sono aziende che producono in Cina e non te lo dicono. Però un conto se lo so, un conto se non lo so. Quando Le altre vedi cose? designed by vuol dire che di solito sono fatti poi in Cina. Parlando poi è saltato fuori che lui è appassionatissimo, cioè colleziona anche, non so, se qualcuno ha, facciamo un annuncio, un vecchio cappello anche usurato. Sì, Swarovski, qualsiasi cosa. Un logo Swarovski lui lo colleziona. Bravo, sì. Perciò nel caso poi mi fate venire tentazioni, per essere onesto, inviatele che gliele consegno. Però a malincuore, perché magari alcune cose... E dopo magari se le tiene male. Se gliele do, va. È arrivato questo, però... Il discorso è per dire, gli ho consigliato di mandare un'email a Swarovski, ad Absam, dove hanno la scuola, la fabbrica e la assemblano. E avrà occasione, gli diranno di sì, gli diranno una data che può andare, gli faranno visitare il tutto. Si renderà conto che effettivamente fanno tutto lì. Hanno una scuola interna di 2 anni, il primo anno in comune con l'ottica e la meccanica, il secondo anno si specializzano, chi in ottica, chi in meccanica. Vedi fuori un sacco di orologi meccanici, anche grossi, perché il primo anno tutti devono essere in grado di fare un orologio meccanico, devono avere questa manualità, che io non ho, loro ce l'hanno. E poi ti fanno vedere le parti della fabbrica, fanno effettivamente tutto lì. Questo invece si vede che per contenere i prezzi. Per contenere i prezzi, perciò quello che dicevamo prima, probabilmente loro non avevano scelto così. Fosse stato per me, l'avrei fatto pagare di più, ma fatto tutto con la stessa cosa, in Austria. Va bene. Ho detto tutto. Io direi di sì, siamo a posto, voi avete fatto gli acquisti. Molti felici. Ma io direi che se vuoi, Marco, a questo punto allora io porto via, a parte tutti gli spot che ho nel baule. Dai, ridammeli quelli che sono... Scusa, ti ho dato il Docker, almeno 2 o 3 spot. No, allora, a parte gli scherzi, io quindi porto via l'SLC, magari faccio anche qualche ripresa alla bifauna fino a quando ce l'ho giù. Quello che ritieni, come sempre, tu hai una novità. Magari un po' di astronomia. Come sei sempre detto, se hai trovato prodotti che vanno bene. Anche se perché, un prodotto trovi che non... dillo, ci siamo messi d'accordo, mi hai mai corretto cose? No. Siete sempre... Non c'è bisogno di dirlo, perché è questo, non c'è mai stato bisogno, ma lo ribadisco.
Pier può dire quello che vuole. Se una cosa non lo convince, tipo io che ho detto che quello che non mi piace che fate in Austria, noi lavoriamo e io collaboro con queste ditte, però mi voglio sentire libero, come si sente lui da giornalista, di dire quello che penso. Infatti le poche aziende che non collaborano è perché qualcuno si è arrabbiato di qualcosa che ho scritto, quindi purtroppo non voglio sapere, però lo sanno anche quando vengono qua. Nessuno mi chiede di lavorare solo con loro, è così. No, anch'io preferisco lavorare così. Allora ragazzi, io direi che ci salutiamo. Volete venire anche voi ai saluti? Sì, anche magari dire una cosa che secondo me, allora, a parte che ci ha trattato benissimo, è stata una mattinata molto piacevole, vedere questa quantità e questa qualità di binocoli tutti insieme in un posto oggigiorno non ha prezzo. È incredibile, effettivamente è vero. Dell'acquisto online, poter andare in un negozio e vedere, toccare, parlare, scambiarsi è una cosa bellissima, quindi abbiamo apprezzato moltissimo. Marco con la lacrimuccia? No, perché c'è che a me, ne parlavo prima con lui, cioè non è solo lavoro, è passione. Ripeto, mettevo a vendere occhiali, sono ottico e a livello economico era meglio. Però il fatto mi è sempre piaciuto, come a lui è sempre piaciuto Swarovski, a me non solo Swarovski, l'ottica in particolare. Mio papà aveva già una bella vendita di macchine fotografiche, aveva un giro, era molto conosciuto. Il settore che già trattava, che piaceva di più, era il binocolo. Quando arrivava uno col binocolo, volevo servirlo io, sgomitavo. Ti piaceva già fin da piaceva già, sì. Va bene ragazzi, allora io vi saluto. Grazie anche a voi per la bella chiacchierata, grazie come sempre a Marco, vi invito a visitare il sito di Marco, ma soprattutto a venirlo a trovare qui a Domodossola in via Galletti. Via Galletti in 27-29. Ok, è aperto tutti i giorni tranne il lunedì. Tramite il lunedì, adesso io consiglio sempre, quando si arriva da distante, prendere il mio numero di telefono 0324 200 135 e avvisarmi il giorno prima. Certo. Perché sono qua da solo, magari capita quella giornata di andare dal dentista o mi rompo una gamba. Ciao gli scongiuri. Gli scongiuri, soprattutto se arrivate da distante, mi dispiacerebbe avervi fatto fare della strada vuota. Va benissimo, allora grazie ragazzi ancora, ci vediamo come sempre su questo canale, vi aspetto anche su Binomania sui social, vi invito a visitare anche il gruppo Facebook di Marco che è Binocoli Usati. Io vado a ridare un bacino al Dr. Aspectem e ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi. Perché non sono venale, perché se no glielo faccio dare gratuitamente il bacino, perché a questo punto sarebbe disposto a pagare. Ecco, siamo a posto. Sì, adesso sarei disposto a pagare. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao.